Il gioco che vi sto per raccontare potreste non averlo mai sentito e potreste aver bisogno di un amico per conoscerlo. Uno shooter dimenticato del 2003, della vecchia guardia Ubisoft. Parliamo di un videogioco che ha cercato di fondere il meglio del fumetto in uno sparatutto in prima persona. Ma come ci è riuscito? Ti svegli su una spiaggia, senza alcuna memoria della tua identità, con a disposizione solo un tatuaggio e la chiave di una cassaforte. Intrappolato in una cospirazione devi tenerti in guardia dall'FBI, dalla CIA e da una spietata banda di assassini, tutti pronti a darti la caccia. La tua amnesia è il cuore della storia, un classico espediente narrativo che qui funziona parecchio bene. Ogni nuova informazione scoperta è come un pezzo di un puzzle, che risveglia ricordi e permette di unire i puntini. Percorrerai questa storia accompagnato da una colonna sonora funk jazz che riesce a catturare l'essenza del mood e dell'ambiente di questa storia d'azione e mistero. Stiamo parlando di 13, in origine un fumetto a episodi franco-belga dell'autore Jean Van Hamme, che Ubisoft ha cercato di adattare a inizio anni 2000 con una profonda ispirazione fumettistica. A lot of the game's spirit comes from the comic book. The hero is a kind of anti-James Bond. He isn't bristling with gadgetry. He gets by with whatever means he manages to come across. Il gioco è stato presentato a un evento a Montreal e poi alle 3 dello stesso anno, insieme a diversi importanti titoli che sono rimasti nella storia, tra cui alcuni shooter come Doom 3 e Max Payne 2, mentre Ubisoft annunciava altri titoli come Myst Online, Splinter Cell e Rayman 3. Il 22 novembre 2022 Ubisoft ha annunciato un ritardo nel rilascio del gioco, che verrà pubblicato l'anno successivo per PC, PlayStation 2, Xbox, Nintendo GameCube e Game Boy Advance. Accolto mediamente dalla critica anche a causa di alcuni difetti tecnici e un level design non impeccabile, è stato però apprezzato da una non così piccola nicchia di giocatori che si sono lasciati sorprendere dai suoi lati innovativi e che hanno anche negli ultimi tempi riscoperto e rigiocato il gioco. Lo stesso non si può dire per il remake, uscito il 10 novembre 2020 per Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows e Xbox One, preso in carico da Playmagic per Microids. 13 aveva ricevuto anche un gioco successivo per cellulare intitolato 13 Covert Identity e una rivisitazione del gioco che era intitolato 13 Lost Identity nell'ottobre 2011. Giocatori e critica non hanno apprezzato particolarmente il remake di Playmagic a causa di molteplici fattori tecnici e di ottimizzazione, ma in parte anche dal lato grafico. Il gioco non dava abbastanza risalto alle memorie di 13 e risultava poco impattante, meno comic, con poca cura nel riproporre lo stile stilizzato e duro dell'originale. Ma cosa rende questa nicchia di giocatori e appassionati affezionati a 13 nel 2003? Un gioco uscito più di 10 anni fa. In fact, this was Ubi's first shooting game, so we had to buy in an outside engine, the Unreal Engine, which was used to make a lot of very well-known games. Once we had that in our hands, we worked on it for 2 years to add loads of tools to create an original graphic style. It was a dream come true. We were working on something that had never been done before. Innanzitutto il gioco possiede un design delle missioni molto variegato, che non solo ti accompagna nella storia, ma offre cambi di pace e diversi approcci di gameplay, talvolta imperativi per la riuscita della missione. Ogni missione infatti richiede un cambio di stile di gioco e di ritmo, dando al giocatore la possibilità di adattarsi o fallire. Questa varietà è data non solo dalle diverse armi presenti, ma da meccaniche aggiuntive proprie di ogni livello, come il rampino, l'esplorazione subacquea e i combattimenti sott'acqua. Alcune missioni richiedono un approccio più strategico, potremmo dire, ed un'infiltrazione stealth, utilizzando armi silenziate, eliminando i nemici uno a uno senza far scattare allarmi. In alcune missioni l'opzione di prendere ostaggi e usarli come scudi umani diventa essenziale. Per comprendere quanto i giocatori fossero affezionati allo shooting non perfetto, ma godibile del titolo Ubisoft, basta cercare nella storia del multiplayer. Il multiplayer di 13 infatti supportava un massimo di 16 giocatori e offriva diverse modalità di gioco, alcune esclusive per ogni piattaforma. La versione GameCube, ad esempio, non includeva la modalità online, mentre quella PC escludeva la modalità multischermo, ma offriva un editor di mappe. Le modalità standard del multiplayer includevano Team Deathmatch, Capture the Flag, Sabotage, una variante
parte dove una squadra deve piazzare delle bombe in diverse posizioni e l'altra deve proteggere le aree in cui verranno piazzate, The Hunt, dove i giocatori dovevano sparare con fucile da caccia a fantasmi che diventavano progressivamente più piccoli dopo essere stati colpiti, e Power Up, una variante della modalità Deathmatch con casse sparse per la mappa che davano abilità temporanee. Nel 2012 Ubisoft ha chiuso il server ufficiale per il multiplayer online. Una grande comunità di fan attorno al sito web Inside 13 ha reagito rapidamente e ha creato un sostituto non ufficiale per poter giocare in comunità. Sebbene siano ben pochi i fansite di mappe modder e community multiplayer ancora in piedi e attive, questa iniziativa fa comprendere quanto i giocatori fossero veramente intenzionati a continuare a giocare al gioco anche dopo la chiusura dei server. Il cuore originale di 13 Classic, che porta anche i giocatori a preferirlo al remake, risiede nel suo stile artistico. 13 è un vero e proprio tributo al fumetto belga di Jean Van Hamme, e Ubisoft ha voluto rispettare e onorare questa fonte di ispirazione, trasportandola fedelmente in un formato interattivo, tramite l'utilizzo di elementi fumettistici e di cel shading. People often have this preconceived idea that the more drawn or cartoonish something looks, the easier it is to create. In fact, it's quite the opposite. We added the cartoon effect to the characters. It gives a comic strip 2D look to a 3D object. This effect is achieved by adding a thin black line around the characters, which looks like a pencil line, and the textural effects also help to make it look sketchy. Il cel shading è una tecnica di rendering computerizzata, atta a caratterizzare in modo più comic il modello. Questo è possibile limitando il numero di colori utilizzati per ombreggiare un oggetto, creando bande di colore distinte invece di transizioni graduali. Invece di gradienti uniformi, le ombre sono spesso rappresentate come aree piatte e solide di colore più scuro. Questo approccio rafforza l'aspetto da cartone animato e semplifica il processo di rendering. Cell shading is greedy on memory, so we had to create characters who were limited to an average of 1,000 triangles. Since there are more than 60 characters, that meant quite a lot of work. It took up a year and a half of my life. Il gioco utilizza elementi tipici del linguaggio fumettistico, come le onomatopee, che appaiono sullo schermo durante le azioni. Ad esempio quando i personaggi camminano, quando spari, quando rompi una sedia in testa al tuo nemico o quando gli pianti un coccio di vetro in mezzo agli occhi. The 13 game design was influenced by the graphic universe and the use of pop-ups, which appear either to warn of imminent danger or to inform you that you can collect important items. Another example is when you do a headshot, boxes appear to show an enemy falling. Un altro elemento distintivo, e forse il più importante, è l'uso delle vignette per enfatizzare momenti cruciali o per raccontare parti della storia senza interrompere il flusso di gameplay. In precedenza, prodotti come Spider-Man 64 e Ultimate Spider-Man avevano introdotto lo stile comic nella UI e nelle vignette semi-animate all'interno di cutscene di gioco. 13 porta queste ultime come feature principali che accompagnano il gameplay, come scene stealth o killcam. Ad esempio, quando il giocatore esegue un headshot o utilizza un cecchino o una balestra, il gioco si divide in vignette multiple che mostrano diversi dettagli della scena della morte dei nemici, proprio come una pagina di un fumetto. Similmente, le cinematiche mescolano animazioni in engine con inquadrature fumettistiche che riprendono primi piani e focus su elementi di interesse narrativi. For the cinematics, we wanted to keep this cartoon effect and push it even further. So we mixed the 3D with the 2D rendering, with an ultra-simplified decor like you find in comic books. Un'implementazione simile volta a simulare il fumetto era stata fatta nel 1995 da Comix Zone, gioco per Sega Genesis dove il protagonista procedeva a cazzotti all'interno di mini livelli strutturati a strisce o pagine di fumetto. Questa tecnica non solo arricchisce la narrazione visiva, nel caso di 13 permette anche al giocatore di vivere l'azione da diverse prospettive, rafforzando la sensazione del giocatore di essere veramente il protagonista di un fumetto. Il cel shading e lo stile cartoon comics quindi non è solo una scelta estetica, ma un vero e proprio tributo al fumetto originale, che permette al gioco di continuare a colpire non solo per la sua originalità, ma anche per un design che, se al tempo era fresco e innovativo, adesso acchiappa ancora molti di noi sensibili all'effetto psicologico della nostalgia.
Questo era 13 Classic. Vi invito a giocarlo per avere l'esperienza diretta non solo dello stile visuale, ma anche della storia, in cui in questo video non ho trattato nel dettaglio proprio apposta. Se volete consigliarmi o conoscere altri di questi design, fatemelo sapere nei commenti e ne parleremo in futuro. Il canale sta cambiando e questi sono i miei primi video in questa nuova fase, perciò se ti è piaciuto il video ti chiedo di lasciare un like per farmelo sapere e iscriverti se sei interessato ad altri approfondimenti su design di videogiochi, narrativa e dintorni. A presto!